Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale Bonsai Ruspante. Nel primo video abbiamo visto la classificazione delle piante e alcune considerazioni su ciascuno dei grandi gruppi costituenti il regno vegetale. Nel secondo video abbiamo parlato di ambientazione del bonsai per chi ha già un bonsai e vuole collocarlo nel giusto ambiente per avere una ottimale coltivazione. Abbiamo parlato anche di irrigazione. Oggi affrontiamo il tema relativo a coloro che desiderano avvicinarsi all'arte bonsai e vogliono scegliere se partire da seme, da talea o piante acquistate e coltivate in vaso oppure acquistando direttamente un bonsai. Ritorniamo al primo cartellone che abbiamo fatto nel primo video. Se noi osserviamo, abbiamo detto che l'ambito dei bonsai riguarda soprattutto, prevalentemente, piante con radici fustofoglie. Se andiamo nell'ambito delle gimnosperme otterremo sempre delle piante che hanno ottime caratteristiche per diventare bonsai, ma che non faranno mai i fiori. I fiori nell'ambito evolutivo compaiono solo quando sulla terra compaiono le angiosperme, in particolare le dicotiledoni. Se notate, all'interno di questo gruppo abbiamo inserito l'azalea che fa dei fiori meravigliosi, la glicine, gli agrumi, tutte le rosacee, la bougainville. Quindi se uno desidera una pianta che faccia i fiori deve per forza andare in questo ambito. Nell'ambito delle monocotiledoni, che sono sempre angiosperme, possiamo avere degli ottimi bonsai di bambù, come vediamo in questa bella immagine di bonsai realizzata da Giovanni Genotti. Se invece, come dicevo, abbiamo il desiderio di avere piante anche di alto pregio, ma che sappiamo avere anche una crescita, un accrescimento piuttosto lento, andiamo sulle conifere, quindi pini, abeti, cipressi, sequoie, ginepri, podocarpo, larice. Ad esempio, qui abbiamo due immagini di splendidi ginepri coltivati da John Naka, un grande maestro dell'arte bonsai. È logico che per ottenere questi risultati, per avere questo tipo di esemplari, andiamo adesso a fare il ragionamento di come dobbiamo comportarci. E andiamo quindi al tabellone che riguarda il video di oggi. Dovrò mettere in relazione per le mie scelte la mia propensione alla spesa, la mia disponibilità di tempo per frequentare eventuali corsi presso club o presso scuole, la mia disponibilità di spazi e ambienti e poi infine la pazienza che io ho personalmente per attendere dei risultati accettabili. Io qui ho messo tempo per ottenere dei risultati. Allora, partiamo sulla prima riga. Se io ho un'alta propensione alla spesa, un'ottima disponibilità di tempo perché magari sono in pensione o ho tutto il tempo che voglio, ho una buona disponibilità di ambienti o di spazi, ho poca pazienza per vedere dei risultati, voglio subito avere una pianta formata che mi dia subito la soddisfazione di vedere un esemplare finito, non mi resta che fare un acquisto di un bonsai anche di grandi dimensioni. Devo mettere in conto livelli crescenti di spesa, ma ovviamente è una strada percorribile. Andiamo sulla riga più in basso. Se io ho una bassa propensione alla spesa, ho una disponibilità di tempo direi non ottimale, non vorrei farlo, preferisco l'approccio da autodidatta, quindi mediante libri, riviste o video. Ho una disponibilità piuttosto bassa di ambienti, ho invece molta pazienza, cioè sono disposto a coltivare le piante fino a partire dal seme, dalla talea e ho il piacere di vedere crescere una pianta coltivata da me in tutti i momenti della sua crescita e del suo sviluppo, ecco che posso allora creare dei mame, cioè dei piccoli bonsai, oppure dei bonsai di erbacee, come vediamo questa piccola fragola coltivata in questo vaso che ho realizzato io, oppure orientarci sul bambù che anche lui ha una crescita piuttosto veloce. Allora,
Parleremo nei prossimi video di come realizzare il seme, la talea, la margotta, l'innesto. Teniamo però presente che spesso quando io voglio partire da seme, ad esempio mi procuro dei semi di glicine, oppure dei semi di melo, oppure, ecco, ci sono piante che nascono facilmente, come queste due che vi ho citato, dal seme nascono facilmente, però attenzione, possono passare anni, se non decenni, prima che fioriscano. Addirittura ci sono degli esemplari che nati da seme non fioriscono mai. Vedi la glicine, nasce da seme facilmente, si sviluppa anche molto bene, ma spesso non fiorisce, bisogna ricorrere all'innesto per poterla far fiorire. Un altro modo per approcciarsi al bonsai, avere dei risultati discreti e con una spesa direi bassa o nulla, è quello del prelevamento in natura. Ma qui richiamo la vostra attenzione su questi tre aspetti. Innanzitutto ciò che ci guida, abbiamo detto, deve essere l'amore e il rispetto per la natura e la loro biodiversità. Non posso io andare in un campo, prelevare una pianta e magari danneggiare anche le piante che ci sono intorno e con un atteggiamento così abbastanza irresponsabile. Devo considerare che abbiamo sempre la necessità di rispettare la natura. Il prelevamento in natura delle piante è consentito solo sui propri terreni, ovviamente, oppure con il permesso del proprietario. Tra i proprietari consideriamo anche il demanio. Molte foreste, molti boschi sono di proprietà demaniale, quindi attenzione al prelevamento delle piante in questi ambiti perché si rischiano multe molto salate. Attenzione poi alla fine alla difficoltà di adattamento al vaso delle piante cresciute in piena terra. Io faccio lo sforzo ho il permesso del proprietario, vado con la mia vanga a prelevare la pianta in natura, rompo diverse radici, la pianta la recupero con pochi capillari, la metto in vaso e questa pianta muore. Quindi bisogna avere una tecnica particolare, conoscere un po' la questione relativa appunto alla possibilità di trasferire una pianta dalla piena terra al vaso per poter operare queste tecniche. Ecco, quando io cito piante erbacee o piante di piccole dimensioni, qui vediamo ad esempio un fico, adesso è spoglio, siamo in inverno, è nato da seme in giardino, l'ho prelevato, l'ho posto in questo vaso che ho realizzato io col cemento. È un bonsai di piccole dimensioni. Non pensiamo però che possiamo essere derisi o sottovalutati dai professori di turno che a volte saltano fuori, perché anche i grandi professionisti come John Naka dedicano proprio dei capitoli specifici sulle piante erbacee e sulle piante da compagnia. Quindi le piante piccole possono darci grandi soddisfazioni, risultare piante da compagnia nel momento in cui vado a fare delle esposizioni, per cui ho bisogno anche di una pianta che accompagni la pianta più grossa protagonista, ma possono dare comunque grandi soddisfazioni anche prese a sé stanti, così come nostro hobby particolare. Occupano poco spazio, danno grandi soddisfazioni, quindi è un consiglio che vi do. Se notate, le piante da compagnia, le piante erbacee, hanno anche un bello sviluppo di biodiversità. Guardate quante pianticelle crescono in un piccolo spazio di terreno e come il muschio dia questa sensazione di piccolo prato all'interno di questa composizione. Tenete conto che questa pianta era fuori eppure ha ancora qualche fiore residuo della stagione vegetativa. Qui vediamo in basso a destra, verrà inquadrata una bougainville che ho realizzato con la tecnica dell'acquisto della pianta. Qui da noi in natura non esistono le bougainville, quindi avevo acquistato nel 1990 una piccola pianta della dimensione di una matita di bougainville in vaso e l'ho coltivata in tutti questi anni, praticando ovviamente delle potature, dei rinvasi notevoli. Adesso vedete le radici esposte, il tronco con anche una sorta di incavo che denota vetustà e quindi dà un certo carattere al bonsai, e si possono ottenere dei buoni risultati. Qui d'estate, quando è fiorita, è una pianta che
dà grandi soddisfazioni. Per oggi direi che è tutto, concludiamo con un altro accessorio, una tecnica parallela al bonsai, che è quella di poter disegnare e dipingere i bonsai, serve anche come tecnica per progettare i propri esemplari. Vediamo una rosa canina che ho disegnato in questo piccolo quadro. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!